Ciao, sono Simone Favarin e sono autistico. Nel 2023 ho pensato a un sogno che si chiama Asperger Online. Sono cambiate molte cose da allora. Adesso siamo un'associazione tra le più viste d'Europa. Aiutiamo persone autistiche e in generale neurodivergenti, familiari e chiunque voglia esplorare e comprendere meglio il percorso di consapevolezza dell'autismo. Siamo diventati una comunità, sia online che offline. Costruiamo, ci scambiamo idee, progettiamo e questa è la nostra nuova progettualità. Ended the noise. No more rumors about neurodivergency by Asperger Online. Ciao, benvenuti su ND The Noise, il podcast che mette in off i rumors sulle neurodivergenze. Oggi parliamo con la dottoressa Nicole Pivotto e Francesca Moro dello studio Frame per esplorare questo mondo ancora poco conosciuto delle neurodivergenze femminili. Allora, per iniziare, c'è un ricordo o un momento particolare della vostra vita che vi ha fatto capire l'importanza del perché volevate fare questa professione, che in realtà è anche una missione? Beh, innanzitutto ciao Simone. Ciao. E grazie per averci invitate e accolte qui oggi. Partiamo già con una domanda difficilissima perché di sicuro sono tanti i ricordi che sicuramente ci verrebbero in mente in questo momento. Sono più di 20 anni che accompagniamo persone, bambini, adolescenti, genitori e famiglie neurodivergenti. Ma se dovessi dirti la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente l'impatto, la forza che ho sentito la prima volta che ho iniziato ad accompagnare genitori, bambini e adolescenti neurodivergenti nella loro storia di vita. Lì ho proprio sentito la paura e lo smarrimento, il senso proprio di non sapere a chi rivolgersi, sia in fasi precedenti alla diagnosi, sia magari in situazioni dove la diagnosi era appena arrivata e quindi poteva essere molto complicato capire anche di chi potersi fidare. E in particolare mi viene in mente una mamma che ho incontrato più di 15 anni fa, che all'epoca aveva un bimbo che frequentava gli ultimi anni di asilo e questo bambino non aveva ancora ricevuto una diagnosi, ma aveva molti comportamenti difficili a scuola che spesso venivano fraintesi dalle insegnanti dell'epoca, e questo bambino era bravissimo a disegnare e i suoi disegni venivano spesso stracciati e buttati nel cestino nei momenti di maggior frustrazione da parte delle insegnanti di questa classe, che non sapevano più come comportarsi con questo bambino, che percepivano come un bambino maleducato. E questa mamma era in forte difficoltà, non riusciva più a comprendere suo figlio, non riusciva a capire che cosa gli stesse succedendo. Il papà di questo bambino è autistico, ma all'epoca non avevano pensato che potesse esserci questo tipo di funzionamento anche nel loro bimbo. E da lì è iniziato un viaggio complesso, potente, che mi ha fatto anche proprio capire l'importanza del creare rete. Mi viene l'immagine della ragnatela, quindi l'importanza per noi è sicuramente il valore di creare connessioni tra professionisti che sono esperti in autismo e neurodivergenza a sostegno delle famiglie. Quindi questo è quello la prima immagine che mi viene è proprio un po' questa. Bellissimo. Mentre Miki parlava, ho un attimo pensato quale poteva essere il momento in cui ho capito, insomma, che questa era la strada giusta. E mi è venuta proprio in mente in realtà l'immagine di una donna adulta che è venuta in terapia da me senza pensare a un funzionamento neurodivergente. Mano a mano che ci conoscevamo invece ho cominciato a intuire che ci fosse un funzionamento di questo genere, abbiamo fatto la valutazione ed è emerso appunto l'autismo. E lei, mi ricordo perfettamente il momento, uno sguardo riconoscente, ha pianto e mi ha ringraziata perché dopo tutti questi anni finalmente poteva dare un nome, un significato a ciò che era capitato nella sua vita, e stiamo parlando di una donna di 40 anni. Quindi penso che davvero tramite i nostri pazienti ci siamo resi conto dell'importanza di portare avanti questa mission, come l'hai chiamata tu prima.
Su questo vorrei agganciarmi perché anche io ho avuto la diagnosi da adulto e mi sono, diciamo, immesso in questo mondo che sembra quasi invisibile delle persone adulte diagnosticate, perché uno pensa all'autismo con tutta una serie di bias o stigma su questo, o mancanza di conoscenza, mi piace parlare più di questo, su questo è il mondo degli adulti. La prossima domanda è appunto su questo tipo di tematiche, cioè qual è il pregiudizio o anche solo la semplificazione più comune che spesso riguardo alle neurodivergenze, diciamo, grazie alla vostra esperienza, ecco, di ventennale? Ma allora, mi viene subito in mente, ma proprio subito, quando sento dire, allora siamo tutti un po' neurodivergenti, oppure adesso fioccano diagnosi, ma una volta non c'erano tutte queste neurodivergenze, soprattutto rispetto al mondo della scuola. Ebbene, e quando sento questa frase tutte le volte mi irrigidisco moltissimo e sono due le modalità che utilizzo. O non dico nulla perché davvero in quel momento il discorso sarebbe talmente ampio da aprire che evito insomma di parlare di questa tematica, oppure mi butto dentro e racconto quella che è la realtà dei fatti. Cioè adesso per fortuna sappiamo che ci sono in realtà questo tipo di funzionamenti, per fortuna che oggi la ricerca è andata avanti e ti faccio un esempio. È un esempio che faccio per semplificare molto quello che voglio descrivere. Io ho 40 anni e ho fatto le scuole elementari. Oggi io so dare una diagnosi ai miei compagni delle elementari. Compagni delle elementari che non avevano diagnosi ovviamente, ma avevano delle difficoltà, chi dal punto di vista relazionale, chi dal punto di vista scolastico. Oggi io potrei aiutarli. Ecco, so che potrei aiutarli. Quindi quando queste persone banalizzano in questo modo, con superficialità, gli racconto sempre questo aneddoto. Grazie agli strumenti che ho e che abbiamo, grazie alla formazione che abbiamo, adesso conosciamo un mondo davvero che esiste e non possiamo far finta che non esista. Certo. Sì, capisco che cosa intendi, stavo pensando che la reazione di non, a volte, no, di non spiegare, di non andare troppo nella spiegazione quando ci accorgiamo che magari stiamo dialogando con persone che creano queste svalutazioni, mi sminuiscono l'argomento delle neurodivergenze. Succede anche a me a volte proprio di scegliere di non entrare nel merito, soprattutto questo accade in contesti più sociali, informali, eccetera, dove spesso accade, no, di sentire anche affermazioni del tipo allora se una volta avessero dovuto fare diagnosi allora saremmo tutti neurodivergenti, alla fine le persone vanno avanti lo stesso, in qualche modo la vita se la fanno comunque. La vita procede. Facendo, ok. Quello che però, e so che condividiamo, non riusciamo proprio a non parlare, quindi non riusciamo proprio a stare zitte quando questo succede con professionisti con cui ci troviamo a collaborare, perché magari insieme stiamo accompagnando una famiglia, una persona neurodivergente, e purtroppo ci capita spesso di avere a che fare anche con professionisti multidisciplinari che nel momento in cui magari stiamo parlando di una persona che ha già avuto una diagnosi e rientra appunto a un funzionamento neurodivergente, quella diagnosi viene messa in discussione. E molto spesso accade che magari ci troviamo a interagire con un professionista che afferma ormai essere neurodivergente è una moda. Mi è successo un mese fa di avere una telefonata di lavoro proprio su questo, che doveva durare 5 minuti, è durata tipo un'ora e un quarto, perché poi diventa una questione davvero dove non puoi non parlare, no? E quindi il tema è ormai diventata una moda, ormai è diventata una questione di appartenenza, perché le persone si sentono sole e cercano un modo per appartenere a delle comunità, delle community dove sentono di essere insieme ad altri, oppure non è neurodivergente, ha un disturbo di personalità, quindi si va subito a cercare l'etichetta o la patologia o la psicopatologia in quello che invece è ha molto più a che fare con un modo di essere, no? E quindi è un lavoro complesso, perché anche nell'interagire con professionisti è qualcosa che richiede ancora moltissimo lavoro di approfondimento e sensibilizzazione. Mi è venuta in mente una domanda successiva, questo perché l'ho constato quotidianamente all'interno della nostra community, di quella che noi chiamiamo la nostra fam, la nostra famiglia. Abbiamo iniziato quasi da subito
a riconoscere questa dinamica su quello che erano le neurodivergenze femminili, perché non so, io non mi sono mai interessato, adesso è un interesse assorbente, sarà perché sono, come molte persone autistiche ho notato nella nostra community, quando si ha la diagnosi l'autismo diventa un interesse assorbente. L'interesse assorbente, per chi non lo sapesse, è un focus particolare su un determinato argomento che una persona autistica può avere, possono avere molti, e ovviamente nel momento che uno acquisisce, o per me è stato così, quindi parlo per me, non per tutti, perché ogni persona è unica, nel momento che scopri di essere autistico e non sapevi nulla sull'autismo, cominci a informarti sull'autismo. E c'è molta letteratura sull'autismo maschile, ad esempio, ma noi abbiamo un ampio target femminile, e dai dati anche dei nostri siti, che fortunatamente sono vistissimi, quindi abbiamo una grande mole di dati, la maggioranza è femminile, quindi di donne che visitano la nostra, i nostri media di divulgazione sull'argomento. Quindi nel campo delle neurodivergenze femminili, ecco, quando credete che il mancato riconoscimento di questi, non chiamiamoli sintomi, caratteristiche rispetto al modello maschile influisce appunto nella fase di diagnosi, che è molto più complessa, presumo, per tutta una cosa relegata magari a una mia domanda che vi anticipo su quello che è il masking, ok? Appunto, quali sono le difficoltà per cui sembra che le neurodivergenze femminili siano una minoranza, mentre i dati ci stanno dicendo che in realtà non è tantissimo una minoranza, all'interno di questo aspetto. Ma allora, questa è una domanda fondamentale, nel senso che oggi sappiamo che l'80% delle donne neurodivergenti non è diagnosticata, quindi attualmente l'80% non ha ancora diagnosi. E perché? Ma perché siamo reduci, insomma, c'è un passato in cui il cervello maschile e il funzionamento del cervello maschile e dell'organismo maschile è sempre stato considerato il neutro. Quindi le ricerche non sono state fatte sul funzionamento femminile, quindi sulle donne. E basta pensare anche a livello sanitario, la donna, indipendentemente dal tipo di funzionamento, quindi neurodivergente o neurotipica, le donne hanno meno accesso anche agli antidolorifici, perché ci sono dei bias di genere molto radicati, quindi sono bias di genere radicati a livello trasversale, culturale, sociale, sanitario, che poi si sono riversati anche ovviamente nelle neurodivergenze. Quindi attualmente molte donne cominciano a informarsi perché cominciano a vedere che le caratteristiche che oggi sappiamo essere differenti rispetto alla neurodivergenza maschile iniziano a riconoscersi, e quindi vanno a cercare, e sono loro che ci cercano per fare poi diagnosi. Certo, concordi? Sì, assolutamente. Sì. Mi viene in mente, noi accompagniamo, aiutiamo e supportiamo anche molte donne ADHD o donne autistiche e ADHD. E mi viene in mente che, ad esempio, il disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, per come sono in questo momento considerati criteri diagnostici per poter fare effettivamente quella diagnosi, quindi cerco di parlare in modo semplice, in modo tale che sia il più divulgativo possibile, risalgono al DSM-4, che è stato scritto nel 94, quindi è passato recente, un po' di tempo. E in quella stesura solo il 20% del campione era femminile. Questo però fa riflettere, perché fondamentalmente gli studi, la ricerca scientifica viene incentrata su un campione che è prevalentemente maschile, e anche quello che poi si osserva, i comportamenti, le manifestazioni che di solito si associano a quel tipo di funzionamento sono principalmente di tipo maschile, le osserviamo di più nel campione maschile. E questo cosa significa? Che anche i test, i questionari, tutti gli strumenti che poi vengono utilizzati per poter fare diagnosi, molto spesso magari non fanno emergere se è una ragazza adolescente o una donna adulta neurodivergente. Potrebbe venire fuori da quel test o da quel questionario che il punteggio magari non fa emergere nessun tipo di funzionamento di questo tipo, nonostante magari però quel funzionamento sia presente. Ed ecco perché
è veramente troppo importante che anche i professionisti che si occupano di diagnosi e trattamento di persone neurodivergenti e in particolare di donne neurodivergenti abbiano una formazione e una specializzazione specifica su questo. Noi ad esempio abbiamo iniziato tantissimi anni fa anche a fare formazioni all'estero su questo argomento quando ancora non se ne parlava molto. Ma al di là, mi viene veramente da dire questa cosa, al di là della tecnica, al di là dello studio, al di là dei titoli, al di là di tutte queste cose che sono importantissime, fa poi la differenza la sensibilità, l'empatia, la sensibilità, la capacità di cogliere dei dettagli o delle sfumature che sono davvero invisibili. Anche anticipo la risposta alla tua domanda rispetto al mascheramento, al masking, che è molto presente in bambini, adolescenti e donne neurodivergenti. Quindi magari sei bravissimo, hai studiato tantissimo, sei bravissimo a fare quel test, ma se poi non hai quella sensibilità che ti fa guardare oltre e ti fa vedere l'invisibile, magari quella persona va avanti tantissimi anni della sua vita senza sentirsi mai davvero compresa e accompagnata. Quindi l'impatto è veramente potente. Sì, ci stiamo introducendo nella prossima domanda, che so che è una domanda un po' topic, riguardo perché abbiamo appunto vari argomenti e topic nella community che parla di questa cosa del masking, non necessariamente solamente femminile, ma in realtà il masking, concepire, comprendere il masking. Mi pare ovviamente di aver capito che, visto che molta della letteratura scientifica è basata su dati, diciamo, di un campione maschile, ovviamente sono dati, diciamo, quelli che in tecnologia sarebbero dati sporchi, nel senso che non sono dati puri, perché non ho un campione 50-50 da cui puoi fare degli elementi, ma una discrepanza da cui traggo delle conclusioni, ovviamente. E vorrei approfondire un pochino questa cosa sul masking, perché quando noi abbiamo digitalizzato i test più conosciuti, che sono RAZ, RAQ, mi sono focalizzato poi anche sul CAT-Q, che prevalentemente, diciamo, è per un pubblico femminile, appunto per questa tematica del fatto del camouflaging, quindi del masking. Vorrei innanzitutto, in maniera più divulgativa possibile, magari aprire una parentesi su quello che è il masking e il camouflaging, quindi spiegare questo, diciamo, sistema e meccanismo, e ovviamente io me ne sono accorto perché post diagnosi non sapevo di fare masking, ovviamente, prima, e poi ho cominciato ad analizzare tutti quei comportamenti in realtà che fungevano da imitazione, o per rimanere in un tessuto lavorativo, o per rimanere in un tessuto sociale, o per coesistere con i miei simili, e quindi adesso so quando sto operando masking, quando non lo voglio fare, e ovviamente quando uno lo fa per un lungo periodo di tempo alcuni pattern sono automatici. Però appunto, in che modo il masking o mascheramento in italiano femminile influisce sul benessere poi psicologico e sulla percezione esterna delle persone neurodivergenti? Faccio anche questa postilla, visto che si è aggiunto ADHD, magari anche una panoramica su quello che le neurodivergenze ovviamente sono uno spettro, certo, come l'autismo è uno spettro, e anche io sono incappato in quella postilla dove sembriamo tutti un po' autistici, oppure tu non sembri autistico perché sei troppo intelligente, oppure tu semplicemente non sembri autistico, sì, oppure vari ed eventuali di cui nella community guardi, diciamo, negli occhi, quindi tu guardi negli occhi, quindi sei autistico, e tutte queste belle cose qua. Sì, tu ti metti i vestiti anche tech, non cotoni, e quindi la sensorialità, usi le cuffie così perché ti piace. Comunque, vari argomenti. Adesso rimarrei sul topic del masking, ecco, senza andare su un pensiero arborescente. Ma allora, a me parto, Miki. Vai. Allora, quando penso al masking, penso che quelle bambine e poi ragazzine, parlo al femminile, però ovviamente certo, possiamo estenderlo in modo, cioè anche ai ragazzi. Il masking viene utilizzato come meccanismo di sopravvivenza, mettiamola così. Un po' come fanno i camaleonti, no? I camaleonti per sopravvivere cambiano colore in base a dove si trovano. E questi bambini imparano che per sopravvivere alle richieste che la società chiede loro, non solo la società ma anche proprio il gruppo di appartenenza, quindi i pari, anche gli insegnanti a scuola,
devono mettere su una maschera, quindi devono imparare a comportarsi imitando quello che sta funzionando a livello sociale. E lo fanno ovviamente bambini e bambine che hanno comunque una buona capacità di adattamento, hanno delle buone risorse. Quindi loro partono la mattina, mettono su questa maschera e fanno la loro giornata. All'esterno sembrano davvero molto, non disturbano, sono molto carini, non hanno comportamenti esagitati. Mi vengono in mente dei casi, soprattutto quando si parla con gli insegnanti di bambine ADHD, che non sembra appunto che funzionino attraverso questa modalità. Perché? Perché loro stanno indossando una bella maschera in quel momento, ma ha un prezzo molto alto questo, perché quando poi questi bambini tornano a casa, in realtà negli ambienti sicuri possono togliere la maschera, lì si vede davvero il funzionamento, no? Quindi c'è proprio una discrepanza tra come mi faccio vedere all'esterno e come posso essere in un ambiente sicuro. Mhm. Ecco, questa è la prima parte della domanda. Per quanto riguarda invece come gli altri percepiscono loro, il masking comunque li camuffa. Quindi dall'esterno molto spesso si banalizza in realtà, quindi si dice quello che hai detto tu prima, ma non si vede, ma non sembrerebbe, ma allora siamo tutti un po' così. Quindi il prezzo poi diventa molto alto, anche perché il masking poi a livello individuale, a livello soggettivo, porta molta sofferenza, un carico sensoriale pazzesco. Questi bambini tornano a casa appunto e devono buttare fuori proprio perché hanno dovuto trattenere, si sono trattenuti durante tutta la giornata, hanno seguito un modello e quindi a casa finalmente buttano fuori, e lì magari viene fuori il DOP, disturbo positivo provocatorio, quindi l'agitazione, il saltare, il gridare. Quindi il costo è elevato, soprattutto se pensiamo che quei bambini non verranno diagnosticati, quindi non ci sarà un supporto, un aiuto, e loro cresceranno così, attraverso queste modalità. Sì, sono in linea con te su tutto e mi viene proprio anche un po' da sottolineare il vissuto di solitudine che poi molte persone vivono, no? Proprio perché, come dicevi tu, fra questo camuffare, questo mascherare, essendo una strategia, chiamiamola così, di sopravvivenza, di protezione, spesso inconsapevole. Perché magari molto spesso le persone poi imparano, si accorgono, come dicevi tu Simone prima, successivamente di aver adottato quella strategia per sopravvivere, ma magari mentre la metto in atto, sono piccolo, poi magari cresco, sono adolescente, eccetera, non mi rendo bene conto che quella è una strategia di sopravvivenza. E quindi quello che mi viene da dire, sia per esperienza, diciamo, personale che clinica, è che uno degli aspetti più complessi sta anche proprio nel quasi dimenticarti chi sei davvero. Cioè, magari sei talmente tanto abituato a utilizzare quella strategia che poi quando ti viene chiesto ma tu che cosa faresti se potessi essere davvero te stesso, davvero te stessa, che cosa faresti? E sei magari talmente poco abituato o abituata a farlo nel corso della tua vita che poi davvero hai bisogno di trovare una guida, a volte che può essere un terapeuta o un qualcuno che ti aiuti a togliere quei veli e a scoprire magari per la prima volta chi sei davvero, no? E quindi iniziare anche a usare la tua voce, a portare la tua voce nel mondo, ecco. Posso dire anche una cosa, certo. perché giusto, Vicky, assolutamente mi vengono Si può in mente... dire quello che si vuole. No, ma perché mentre Vicky parla poi mi vengono in mente le mie pazienti, cioè mi vengono proprio in mente esempi pratici, storie di vita, e molto spesso la frase che viene fuori durante la terapia è: io non so chi sono. Cioè io non mi riconosco, non so chi sono, da dove partiamo? Perché non so davvero chi sono sempre stata qualcun altro, ho sempre cercato di essere qualcun altro, e a livello identitario bisogna ricostruire una storia di vita, no? Ma dall'interno. Quindi... Ed ecco perché, lo abbiamo già detto prima, è così importante la specializzazione, sì. Perché sono tutti, pensando a operatori, professionisti, eccetera, perché sono davvero aspetti che potresti non vedere mai, sono sfumature che potresti non cogliere mai se non hai quella sensibilità lì nel coglierli. Ecco, sì, allora io mi ritrovo molto in quello che state dicendo,
perché la domanda chi sono io era un topic since 1984. Sì. Dal 94. Esatto. E comprendo anche il percorso di scoperta, che io chiamo percorso di consapevolezza, ed è un viaggio, cioè conoscere se stessi è un viaggio bellissimo, e soprattutto dura tutta la vita, quindi Si finisce non si finisce mai di imparare. Vorrei agganciarmi dopo questa parte più tecnica, appunto, entrando più sulla tecnica, e quindi concretamente raccontateci del vostro lavoro, perché cioè come contribuite al miglioramento di queste esperienze nel mondo delle neurodivergenze, anche non solo femminili ovviamente, ma quello che mi sembra di intuire che non è solo un lavoro, ma diventa poi anche, partendo dalla vostra, diciamo, feedback sulla domanda iniziale, quello che poi è una meta, una destinazione, una missione, ecco, diciamo, allargando il concetto. Sono tutte domande semplici che ho preparato. Semplici, tra l'altro, vabbè, che aprono 8000 scenari. Esatto. Quindi la domanda è cosa facciamo? Esatto. Difficile. Cosa facciamo? Allora, intanto noi ci occupiamo, direi questo, accompagniamo persone di tutte le età, quindi dicevo prima bambini, adolescenti, genitori e adulti, sia in Italia che anche in altre parti del mondo. Quindi noi lavoriamo sia fisicamente presenti in studio, qui in Torino e vicino a Torino, e anche tantissimo online, quindi soprattutto negli ultimi anni tantissime richieste ci stanno arrivando proprio anche da altre parti del mondo. Accompagniamo persone neurotipiche e persone neurodivergenti e abbiamo appunto una specializzazione ampia sulle neurodivergenze femminili. Abbiamo creato nel corso di tanti anni di amicizia, perché ci teniamo sempre a dire questa cosa, nel senso che creare cose grandi è possibile se hai la stessa, almeno questa è la nostra esperienza, hai la stessa visione e hai lo stesso allineamento, ma proprio anche a livello, uso una parola senza averne paura, energetico. E quindi senti che proprio vibri senza quasi dover spiegare, già sei là insieme. E quindi mi sento di dire che quello che stiamo creando, abbiamo creato in questi più di 18 anni di relazione, di amicizia stretta, di stima e di essere proprio colleghe nel nostro lavoro, è sempre stato molto creativo, un lavoro molto creativo, di creazione insieme, avendo una visione sempre rivolta al bene delle persone, quindi cercando di cogliere di che cosa le persone hanno più bisogno, dove c'è il vuoto e come possiamo colmare quel vuoto. Quindi cercando sempre anche di non fermarci a quello che era sicuro, che era già definito, non so come dire, magari anche generalmente dalla comunità, eccetera, considerato come giusto fare così, bisogna fare così, stai lì, non andare oltre, da linee guida, il cercare di dire e se ci fosse dell'altro che non è ancora stato visto. Quindi questo è sempre stato, credo, proprio un po' l'anima che ci ha sempre mosso. E quindi nel corso degli ultimi anni abbiamo creato intanto Frame Studio Psicologia. Noi siamo responsabili cliniche scientifiche di questo studio, che all'inizio contava noi 2 e adesso siamo in più di 10, quindi abbiamo diverse colleghe fidatissime, esperte in diversi ambiti, ognuna con il proprio orientamento. Questo ci permette davvero di accogliere tantissime persone con tantissime necessità e bisogni diversi all'interno della stessa, diciamo così, famiglia. Quindi sapere che puoi essere accolto davvero da noi su più punti di vista. Nell'ultimo anno abbiamo deciso con coraggio di aprire anche Frame Hub, che è una società che si occupa proprio di offrire esperienze. Laboratori di esperienze per persone neurotipiche e per persone neurodivergenti, perché arrivati a un certo punto abbiamo proprio sentito, poi Fra aiutami anche tu se ci sono cose che dimentico, che la psicoterapia convenzionale arrivava fino a un certo punto, ma per poter aiutare davvero le persone era necessario creare esperienze che potessero far sentire le persone di vivere davvero nel corpo, nella mente a 360 gradi
esperienze di cambiamento e di trasformazione. Così abbiamo creato anche questa società che si chiama Frame Hub. Diciamo che la parola d'ordine è integrazione Sì, vera, però, cioè integrazione. tutto ciò che muove sia lo studio di psicologia e psicoterapia sia Frame Hub è proprio l'integrazione, cioè noi, ma a quella vera, perché si parla tanto di integrazione, però poi alla fine si fa qualcosa rispetto all'integrazione. Sì, speriamo insomma che si faccia, noi stiamo lavorando per questo e quindi tutti i percorsi che noi proponiamo sono percorsi pensati a livello globale. Noi diciamo sempre per persone neurotipiche e neurodivergenti, cioè aperto davvero a tutti, dove l'inclusione sta proprio nella relazione e nel vivere insieme. Quindi, E facciamo fatica, poi per chi già ci conosce lo sa già, diciamo, però noi non riusciamo ad avere una visione, non riusciamo ad aiutare le persone stando solo sulla versione psicologia, emozioni, mente. Quando Francesca parla di integrazione facciamo riferimento proprio alla salute della persona a 360, quindi tenendo conto anche del corpo, dell'energia psicofisica, di tantissimi aspetti che in genere vengono molto settorializzati. Quindi noi ci teniamo, ecco, Sì. che la persona si senta accolta e vista nella sua interezza. Vi capisco benissimo perché una delle idee, anzi l'idea principale di Asperger Online, che è difficile identificarlo nella mia testa come ente oppure progetto, oppure perché è una cosa più organica, di integrazione vera. E anche noi facciamo esperienze dal vivo, sia online che dal vivo, perché la dematerializzazione dell'esperienza è comunque un'esperienza, si costruisce in un certo modo, e ovviamente accoglie di più quel tipo di persone, senza dividere tra neurodivergenti e neurotipiche, che magari si trovano in un momento magari di estrema sensibilità a tutto quello che è il sociale, che però hanno bisogno di esprimersi e di condividere. Chiuderei questo bellissimo tempo insieme con una cosa che non è strettamente legata alla psicologia, ma immaginiamo che questo podcast, appunto, questa puntata venga vista da moltissime persone. Cosa vorreste dire loro o con chi vorreste parlare, ovviamente del topic di cui vi occupate? Hai fatto bene a precisare perché già un po' Di sushi. iniziavamo a parlare di altre cose, va bene, di stelle, di Esatto. luna piena. In questi giorni siamo, vabbè, non apro il tema della luna piena. Allora, vado? vai. Allora, io sento che vorrei dare un messaggio alle famiglie, genitori, famiglie che hanno figli di qualsiasi età, quindi bambini, adolescenti o adulti in ogni parte del mondo. Quello che mi sentirei di dire è che non siamo soli, anche quando pensiamo di esserlo o sentiamo di esserlo, e quindi quello che mi verrebbe da dire è di non smettere mai di cercare delle community o dei gruppi di appartenenza, delle persone con cui sentiamo di risuonare nello stesso modo, e in questo penso anche ad Asperger Online, cioè penso proprio a questo, anche a questo, cioè non smettere mai di cercare, perché ci sono realtà in cui puoi non sentire quella solitudine. E credo che la paura della solitudine sia un punto su cui bisognerà lavorare tantissimo. E poi un messaggio che vorrei dare ai grandi, anche un po' ricordando il bimbo di cui ho parlato all'inizio con la prima tua domanda, è di non stracciare mai i disegni dei bambini, di non buttarli mai via, di non rompere mai i loro giochi preferiti o i loro interessi speciali. Perché credo che questa sia un'azione da cui davvero può partire il cambiamento, cioè proprio anche il modo in cui ci comportiamo con i bambini e diamo valore a quello che loro creano, a quello che loro dicono, è da lì che può partire il vero cambiamento. A me piacerebbe parlare agli scettici invece. Wow. Agli atei. Agli scettici, e vorrei dire loro in realtà di andare oltre le apparenze e approfondire. Approfondite, leggete, informatevi, perché quando si parla di neurodivergenza non si deve pensare che si deve aggiustare, la persona deve essere aggiustata o deve essere modificata. No,
Cioè siamo veramente andati oltre ed è molto importante che le persone però si informino, leggano, capiscano di cosa si sta davvero parlando. Non possiamo più permetterci di nasconderci dietro un dito. Certo. Allora, grazie per essere state con Grazie noi. a te, Grazie a Simone. te. Grazie a voi per essere stati con noi, per aver fatto parte di questa nuova avventura. Se avete realtà inclusive, volete raccontarcele o volete condividere le vostre esperienze, lasciate un vostro commento oppure raggiungeteci nella FAM di Asperger Online, nella nostra community che sarà pronta ad accogliervi. Vi aspettiamo alla prossima puntata di ND The Noise, il podcast che mette in off i rumors sulle neurodivergenze.